Sempre on the road, guidando verso la Great Ocean Road, attraversando boschi e stagioni. Più scendiamo, più le temperature si fanno invernali. Solo 10 giorni fa stavamo attraversando il deserto, con temperature che superavano i 40 gradi. Allora, questa mattina ci siamo svegliati a 30 metri dall'oceano. Strepitoso, siamo a Kingston. Per chi come noi vuole intraprendere la Great Ocean Road da Adelaide verso Melbourne, non può di certo non fermarsi a visitare la città di Mount Gambier, situata poco prima del confine con il Victoria. La città si erge sulle pendici del dormiente vulcano Mount Gambier ed è caratterizzata da bellissimi parchi e giardini, cave e laghi. In particolare il Blue Lake, formatosi nel cratere dell'inattivo vulcano. Riprendiamo la strada ed entriamo in Victoria, piccolo stop a Tower Hill Reserve, giusto il tempo di fermarsi a fare qualche dronata e siamo pronti a ripartire. Siamo arrivati sulla Great Ocean Road, una delle strade e delle coste più belle al mondo. A parte il vento fortissimo, il freddo e il fatto che non si possano far volare i droni, ciò che abbiamo davanti ai nostri occhi è davvero qualcosa di unico al mondo. Stiamo attraversando la strada costiera più spettacolare d'Australia, caratterizzata dalle sue immense spiagge sabbiose, selvaggia vegetazione e chilometri di aspre scogliere. Qui sono il mare e il vento a fare da pittore e scultore di questa affascinante opera d'arte. You only call me on the weekends when you're out and about, only chasing highs. You need me. He brings me flowers on a Tuesday. Gives me good loving, something that I never thought existed. I know what I need, ain't gonna lie. I know what I want, speaking my mind now. The queen needs a king to be by her side. On my mind's loving's on my mind. He can do me better, he can do me better. On my mind's everything I like. He can do me better. Questa straordinaria strada panoramica, lunga soli 243 km, è un tripudio di lookout. Il primo è il London Bridge, che dal 1990, dopo il crollo dell'arco che teneva unite le due formazioni rocciose, ha assunto questa forma indipendente. A seguire il The Arch e subito dopo il Lockhart Gorge. Per poi finalmente arrivare ai famosi 12 apostoli, che in realtà ad oggi se ne possono contare solamente 7, poiché 5 sono crollati a causa dell'erosione del mare e del vento. Le sorprese qui non finiscono di stupire. Ci spostiamo nell'entroterra, nella zona collinare, ed arriviamo al Great Otway National Park, rimanendo piacevolmente stupiti dalla caratteristica bellezza di questo posto. Ci troviamo totalmente immersi nella foresta pluviale australiana,
circondati da vegetazione tropicale, palme, altissimi alberi e lussureggianti felci. Il tutto circondato dal piacevole frastuono di maestose cascate e vivaci ruscelli che, dolcemente, spezzano il mormorio della natura che ci attorna. E con gli occhi pieni di stupore ed entusiasmo diciamo arrivederci a questi posti che porteremo per sempre nel nostro cuore.